Buongiorno e benvenuti! Oggi parliamo dell'attesissima nuova serie Marvel Loki. Quindi partiamo subito ad analizzare il primo episodio. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio, che si intitola Gloriosi propositi, riprendendo la frase iconica del personaggio in The Avengers, inizia riportandoci all'ultima scena in cui abbiamo visto Loki, ossia nella linea temporale del 2012 creatasi a seguito degli eventi di Endgame, quando Loki riesce a recuperare il Tesseract e lo usa per fuggire. Dopo il logo Marvel, gloriosamente verde e oro in stile Loki, lo ritroviamo catapultato in Mongolia, in una scena alquanto analoga a quella di Iron Man, dove si presenta la popolazione locale finché non viene interrotto da alcuni agenti della TVA che lo arrestano per reati contro la sacra linea temporale, riferendosi a Loki come una variante e colpendolo per poterlo catturare, e prima di andarsene recuperano il Tesseract e mettono in azione un dispositivo che resetta la linea temporale. Loki viene poi portato alla base operativa della TVA, dove abbiamo già da subito un easter egg, in quanto sentiamo un operatore parlare di una variante Skrull e ne vediamo effettivamente uno, possibile riferimento a Secret Invasion. Loki poi cerca di scappare, ma vediamo che l'agente che l'ha catturato riesce a farlo tornare al suo posto con un dispositivo che lo controlla, in quanto il tempo scorre diversamente nella TVA. Entra poi in una stanza dove Loki sottolinea al robottino che lo importuna di stare indossando della pelle asgardiana pregiata. Collaborazione tra Sokovia e pelle asgardiana adesso! Il robottino poi gli polverizza di dosso i vestiti e, scivolando in una divisa da carcerato, si ritrova in un ufficio dove un altro operaio, in una scena molto comica, gli chiede di firmare dei documenti che attestino che quello è tutto ciò che abbia mai detto, e onestamente mi sarei aspettato di vedere la firma di Loki qui, magari scritta in rune. Però a quanto pare Tom Hiddleston, durante un'intervista alla BBC Radio 1, ha firmato un foglio come lo farebbe Loki, e quindi questa potrebbe essere la sua firma. E vedendo quel gatto ho subito pensato a Goose. Chissà che anche questo non sia un Flerken. Viene poi fatto precipitare in un'altra stanza per verificare che non sia un robot, e nonostante una prima risposta confusa ma decisa, Loki inizia a chiedersi molto comicamente se effettivamente non sia un robot, che in effetti non fa una piega come ragionamento visto che fino a poco tempo prima era anche ignaro di essere un gigante di ghiaccio. Simboleggia quindi anche come Loki non sappia bene nemmeno lui chi sia, cosa che notiamo nuovamente durante la scena di conversazione con Mobius. Una volta passato il detector, viene fotografata la sua aura, che è rossa, colore che simboleggia l'energia e la forza di volontà, giallo per la creatività, viola per l'indipendenza, verde per le abilità comunicative e blu per l'intuitività. Tutta questa sequenza mimica inoltre il percorso di Thor in Ragnarok quando arriva Sakaar, in quanto entrambi vengono obbligati a cambiare il loro aspetto, strattolati qua e là e mostrati un'animazione che spiega loro dove si trovano. Viene poi portato in una sorta di sala d'attesa dove la mascotte della TVA, un orologio fatto a cartone animato chiamato Miss Minutes, inizia con lo spiegone. Racconta infatti di come un tempo ci fu una guerra nel multiverso, in quanto molte linee temporali si scontrarono tra loro per avere la supremazia, portando alla quasi distruzione di tutto. Questo potrebbe essere un riferimento a Secret Wars, una saga fumettistica che vede alcuni aspetti di due universi Marvel, il classico e quello Ultimate, unirsi a seguito di una collisione che causò grande distruzione. Chissà che potremo vedere ciò magari in uno scontro tra le realtà degli Avengers, quella degli X-Men e dei Fantastici 4, ora che sono tornati in casa Marvel. Miss Minutes spiega poi che arrivarono i custodi del tempo, i Timekeepers, che riorganizzarono il multiverso in una singola linea temporale, chiamata la Sacra Linea Temporale, proteggendone così il corretto flusso temporale. Nei fumetti però il loro scopo non è questo, bensì di proteggere loro stessi in quanto, in una maniera molto contorta, sono stati creati da He Who Remains, ossia colui che rimane, l'ultimo membro della TVA dell'ultima linea temporale prima della morte dell'universo, e mandati indietro nel tempo per creare la TVA e quindi mantenere intatta la linea temporale nella quale loro continueranno a esistere. Loki però si trova lì in quanto è una variante, ossia una persona che ha deviato dal percorso creato dai custodi, creando così un evento Nexus. Nexus! Che potrebbe portare a caos, detto però come madness in inglese, e a un'altra guerra del multiverso. È una frase quindi super ricca di riferimenti contenuti interessanti. Nexus, Madness, Multiverse. Cioè, è chiarissimo che si collega al secondo Doctor Strange, però cavolo, che figata. Nexus infatti è un termine che abbiamo già visto in WandaVision, in quanto Wanda è un essere Nexus, capace quindi di modificare la realtà e rimanere invariata nelle altre linee temporali, al contrario ad esempio di Loki che ha appunto diverse versioni in base alla linea temporale. E chiaramente ci sono dei forti riferimenti al secondo Doctor Strange, chiamato appunto Multiverse of Madness, in quanto sappiamo che probabilmente Wanda, un essere Nexus, porterà alla creazione di un multiverso causando caos. E abbiamo anche un possibile riferimento a Secret Invasion, in quanto durante questa animazione troviamo anche quella che sembra la guerra tra Kree e Skrull, e un easter egg della navicella di Thanos vista in Infinity War. Quindi Loki si trova lì per essere sottoposto a giudizio dal tribunale della TVA per i guai che ha creato la sacra linea temporale, e prima di essere portato a giudizio assiste in prima persona alla eliminazione totale dell'altro detenuto, scena che ricorda nuovamente quella di Thor in Ragnarok.
Vediamo poi il logo della serie che trovo davvero super figo. Essere sincera, non mi faceva impazzire il logo così disordinato, se vogliamo, ma visto in questa sequenza e animato mi ha convinta, soprattutto in quanto rappresenta le diverse versioni alternative di Loki che incontreremo. Passiamo poi alla Francia del 1549 dove veniamo introdotti al personaggio di Owen Wilson, Mobius, un agente della TVA che nei fumetti a quanto pare è pensato per assomigliare all'editore dei fumetti Marvel, Mark Gruenwald, che era l'esperto della continuità narrativa Marvel. Nei fumetti Mobius si è imbattuto in alcuni personaggi famosi Marvel, tra cui Fantastici 4 e She-Hulk, entrambi accusati di crimini temporali. Mentre i Fantastici 4 fuggirono alla prigionia, Mobius salvò She-Hulk dall'essere eliminata dalla realtà. Chissà che non vedremo qualche riferimento a lei qui o alla TVA nella sua serie. Inoltre abbiamo già incontrato il nome Mobius in Endgame, quando Tony inventa il viaggio nel tempo invertendo un nastro di Mobius. Mobius sta indagando su dei crimini di un personaggio che sta uccidendo i Minutemen, gli agenti della TVA, e si imbatte in una ragazzina, chiedendole chi sia stato a fare ciò. Lei indica una vetrata dove appare un diavolo. Ora, calmiamoci tutti, so che state tutti gridando Mephisto! Ma vi ricordo che ci hanno già trollati con questa storia e realmente i produttori della serie hanno già smentito le teorie su Mephisto anche per Loki, quindi stavolta fidiamoci. Infatti la bambina potrebbe aver indicato il diavolo riferendosi alle corna e quindi indicando l'elmo di Loki, facendo intendere quindi che è stato Loki o una sua variante a fare ciò, o in quanto effettivamente Loki nel folklore norreno veniva visto come una figura simile al diavolo. Su un'altra vetrata vediamo poi quella che pare essere Giovanna d'Arco, che in questo caso potrebbe simboleggiare Lady Loki, in quanto Giovanna d'Arco venne bruciata viva dalla Chiesa e in questa serie la TVA ha una funzione di potere simile a quella della Chiesa, in quanto ha il potere di eliminare le persone facendole scomparire come se le bruciassero via dall'esistenza. Cosa che quindi potrebbero star cercando di fare con Lady Loki, essendo ritratta come una variante pericolosa, ma che potrebbe rivelarsi appunto come Giovanna d'Arco, non così malvagia come ci fanno credere. Mobius poi nota i denti blu della ragazzina in quanto ha mangiato delle caramelle, che però non appartengono al 1500, apparentemente donate dalla persona che ha commesso quei crimini. Mobius viene poi avvisato di un'altra situazione e gli viene consegnato il file di Loki, dove tra le altre cose viene confermato che è gender fluid. Come dovrebbe essere, piccola vittoria per il mondo LGBTQ+. Passiamo poi a Loki davanti alla giudice Ravonna Renslayer, che nei fumetti è una principessa di un futuro regno terrestre che ha una relazione travagliata con Kang il Conquistatore e ha brevemente governato Chronopolis, il regno di Kang, che riportando quanto dice Screen Crush possiamo vedere brevemente nel secondo Ant-Man. Potremmo quindi rivedere il suo personaggio nel terzo Ant-Man in correlazione con Kang, che sarà appunto il cattivo di quel film, dove potrebbero innamorarsi o Ravonna potrebbe cercare di fermare Kang dall'usare il regno quantico per manipolare il tempo. Kang, a.k.a. Nathaniel Richards, stesso nome del padre di Reed Richards e quindi suo possibile discendente, che parrebbe avere però anche dei legami parentali con Dottor Destino, nei fumetti è un personaggio importante in quanto supercriminale che viaggia nel tempo e che nel corso degli anni ha assunto diversi alter ego, tra cui Iron Lad, membro degli Young Avengers, e Immortus. Loki poi passa davanti a dei dipinti dove sembra comparire anche un cameo di Stan Lee o di Mark Gruenwald, e il simbolo della TVA che può essere sia una clessidra, simbolo del tempo, ma anche un segno dell'infinito se girato, riferendosi quindi alle gemme dell'infinito che regolano il flusso temporale, ma può anche sembrare un viso che assomiglia a quello di Kang. Ravonna chiede poi a Loki di dichiararsi innocente o colpevole, al che Loki risponde da vera prima donna diva e sbruffone che è, dicendo che al posto suo dovrebbero esserci gli Avengers, in quanto hanno viaggiato nel tempo. Loki sembra bello scazzato comunque, mi fa un sacco ridere questa cosa. Cioè, è bellissima questa cosa perché è completamente spaesato, non penso che abbiamo mai visto Loki così confuso in vita sua. E per chi fosse in dubbio su come faccia Loki a sapere del viaggio temporale degli eroi, dice chiaramente che ha capito che c'erano 2 Tony Stark per via del forte odore della sua colonia. Ravonna però risponde che quello che è successo con gli Avengers era predeterminato, mentre la fuga di Loki no. Al che Loki si beffeggia dei custodi del tempo e della giudice mentre cerca di usare i suoi poteri per materializzare i suoi amati pugnali senza però riuscirci, in quanto scopre che la magia non è permessa alla TVA. In questa scena però Ravonna sembra in realtà non sapere molto sui custodi del tempo, fidandosi ciecamente della loro esistenza e che il loro scopo sia benevolo. Chissà che la cosa non risulti in una realizzazione che nessuno all'interno della TVA sappia realmente chi siano i custodi, mettendo così tutto in discussione, fino ad arrivare a una grande rivelazione finale. Loki viene poi dichiarato colpevole e che verrà resettato, ossia eliminato dall'esistenza, affinché Mobius, che potrebbe avere un qualche flirt con Ravonna, decide di riprenderlo sotto la sua protezione. Vediamo poi come si struttura la TVA e abbiamo un piccolo easter egg. Vediamo infatti scritto T282, riferimento al numero 282 di Thor dove si scontra con Tempus, un servitore di Kang. Loki poi commenta come quel posto sia un incubo, ma Mobius risponde che quello è un vero e proprio dipartimento della TVA. È possibile che sia dove è confinato Incubo e che riuscirà a scappare da lì visto che parrebbe essere il cattivo del secondo Doctor Strange? Mobius inizia poi a interrogare Loki per conoscerlo meglio e capire se può effettivamente aiutarlo o se gli può essere utile. Loki rivela quindi che se dovesse essere liberato continuerebbe il suo piano di governare la Terra e poi Asgard, i 9 regni e ancora di più.
in quanto si considera un salvatore che potrebbe liberare le persone dal peso della libertà. Mobius gli mostra poi gli eventi di Avengers e menziona Phil Coulson. No, Phil! Oddio, si dicono qualcosa su Agent of S.H.I.E.L.D., su come in realtà sia ancora vivo. E devo ammetterlo, qua speravo che menzionasse qualche riferimento a Agent of S.H.I.E.L.D., ma ahimè no. Vediamo poi la scena del trailer e ci viene confermato che in realtà D.B. Cooper, il criminale statunitense famoso per aver dirottato un aereo, dal quale si è lanciato dopo aver ricevuto il riscatto di $200 milioni statunitensi, sparendo successivamente nel nulla, è in realtà sempre stato Loki, che ha fatto ciò per via di una scommessa persa con Thor. Cioè, tutto questo alla fine era solo una scommessa con Thor, mannaggia! Comunque, non so se avete notato, verde per Loki. Di mercoledì ci vestiamo di verde ormai. Inizia però così quella che possiamo vedere come un'altra seduta psicologica, che sembra ormai una prerogativa delle serie Marvel, stavolta nella mente di Loki, analizzando il perché delle sue azioni e le conseguenze di esse. Loki però pensa che la TVA sia in realtà un'illusione fatta per instaurare paura e ottenere così controllo e potere, cosa che secondo me è da tenere a mente. Infatti, nonostante la fine dell'episodio faccia intendere altro, il vero cattivo della serie potrebbe essere proprio l'organizzazione TVA. Inizia anche un discorso molto più profondo su concetti esistenziali di identità e libero arbitrio, che a quanto detto dalla TVA sembra non esistere in quanto tutto è prestabilito e se qualcosa devia al flusso del tempo come era inteso, viene immediatamente eliminato. Mobius poi fa vedere quello che sarebbe dovuto essere il futuro di Loki, ossia gli eventi di The Dark World, tra cui la morte della madre. Mobius poi lo provoca chiedendogli se si diverta a far soffrire e uccidere le persone e che non è mai nato per essere re, ma per causare dolore e morte affinché gli altri possano diventare la versione migliore di se stessi, come con gli Avengers. Ma no, ma è tipo una pedina! Oddio, questo è bruttissimo perché è di nuovo una pedina. Cioè, e adesso gli stanno praticamente dicendo di nuovo, guarda che tu servi solamente per far migliorare gli altri. Cioè, tu farai sempre schifo, causerai solo morte, distruzione e sofferenza, ma in questo modo porterai gli altri a essere migliori mentre tu rimarrai sempre terribile. Ma povero! Comunque tutto questo potrebbe in realtà essere fatto appositamente per farlo smuovere un po' e per farlo crescere, quindi... Però poverino! Loki quindi sembrerebbe di nuovo essere sminuito a semplice pedina. Nel primo Thor scopriamo che Odino l'ha preso da bambino come pedina diplomatica da usare per una tregua tra i regni di Asgard e Jotunheim. E nuovamente qui per consentire agli altri di evolvere mentre lui rimane il personaggio cattivo e di cui non fidarsi, rafforzando quindi l'idea che ha già di sé, ossia del mostro dal quale i bambini dovrebbero aver timore. Loki poi riesce a scappare e abbiamo brevemente quello che potrebbe essere un easter egg di Peggy Carter, possibilmente catturata dalla TVA per via del viaggio nel passato di Steve, e Loki minaccia Casey di consegnargli il Tesseract altrimenti lo sventrerà come un pesce, che però Casey non sa che cosa sia. E nel momento in cui glielo restituisce vediamo che ha un intero cassetto pieno di gemme dell'infinito come se nulla fosse. Addirittura dice che vengono usate come fermacarte. E niente, quest'audio è fatto esclusivamente perché c'erano così tanti bei meme riguardo a questa scena che nulla, volevo farveli vedere tutti perché vi voglio bene. Torniamo al video. Ma come visto prima, la magia e i poteri in generale non funzionano alla TVA e le gemme sono quindi inutili, cosa di cui potevamo renderci conto nel momento in cui Loki arriva alla TVA in quanto il Tesseract perde la sua forte luminosità. E rendendosene conto, Loki capisce finalmente quanto potere abbia realmente la TVA, cosa che quindi mi fa pensare che, vista la sua sete di potere, potrebbe cercare di governare lui stesso la TVA a un certo punto, o decidere di distruggerla. Loki viene poi rintracciato dall'agente TVA e ritorna nella stanza di prima, dove inizia a visionare il file sulla sua vita e il suo futuro. Quindi, in una scena fortemente emotiva e triste, Loki vede la morte di Frigga, Odino, la conversazione con Thor in Ragnarok e si rende conto di come in realtà fosse amato e avesse la stima di tutta la sua famiglia. Assiste poi alla propria morte per mano di Thanos e probabilmente pensa anche che Thor sia morto in quanto vede la navicella spaziale esplodere. Ma le serie Marvel ci vogliono far proprio piangere tutto il tempo! Guarda! E io che pensavo sarebbe stato un episodio introduttivo carino e divertente, Marvel, mannaggia te che mi fai piangere da subito. Si rende così conto che non sarà mai destinato a vincere, nonostante i suoi propositi gloriosi, e che come detto da Ravonna, questa non è la sua storia e non lo è mai stata. Si scontra poi con l'agente TVA, ma riesce ad avere la meglio, finché viene raggiunto da Mobius, al quale risponde alla domanda posta di prima, dicendo che non si diverte a ferire le persone, ma che lo fa perché deve, riprendendo quello di cui aveva accusato la TVA precedentemente, ossia che si tratta di un trucco crudele ideato dai deboli per incutere timore e avere controllo, definendosi poi come un cattivo, dimostrando così di avere consapevolezza delle proprie azioni e arrivando, già dal primo episodio, a una maggiore maturazione e crescita caratteriale.
Infine Mobius propone a Loki di aiutarli per fermare una variante fuggitiva che sta uccidendo i Minutemen, in quanto questa variante è niente meno che Loki stesso. Cosa? In che senso? Cioè, è una versione di lui? È tipo Lady Loki a questo punto? Tutto super intrippato, oddio! Quindi gli serve Loki per fermare Loki, serve chiaramente un dio dell'inganno per fermare un altro dio dell'inganno. Cioè una variante del dio dell'inganno. Interessante. L'episodio infatti si conclude con i Minutemen nell'Oklahoma del 1858, possibilmente in cerca di catturare la variante finché non vengono uccisi da questa, che è possibile si tratti di Lady Loki. È Lady Loki? Dai, è Lady Loki. La quale nei fumetti è la versione femminile di Loki e che sappiamo dovrebbe comparire nella serie. Questa recupera poi il dispositivo che risetta la linea temporale vista a inizio episodio. Oppure questa variante potrebbe essere il Matt Damon Loki. Infine partono i credits visivamente molto dettagliati e interessanti, tutti che simboleggiano il tempo, come con il metronomo, la clessidra, ma anche un orologio le cui lancette si moltiplicano, come a indicare la creazione di diverse linee temporali. Per quanto riguarda le teorie, invece, oltre alla possibile presenza di Lady Loki e magari anche Kid Loki e altre sue versioni, quello che penso potrebbe succedere è che il vero cattivo della serie sarà la TVA, e Mobius finirà per allearsi con Loki, magari aiutati anche dalle altre versioni del personaggio, per distruggere l'agenzia e la linea temporale originale, riconfermando così la caratteristica di Loki come il salvatore liberatore, permettendo così il libero arbitrio alle persone, cosa che causerà caos nella linea temporale originale, portando alla creazione di altre linee temporali e quindi del multiverso, collegandosi così con Spider-Man No Way Home, Doctor Strange The Multiverse of Madness e possibilmente altri progetti MCU come una futura possibile Secret Wars. Inoltre penso che quello che ha detto Loki sulla TVA, che in realtà è un'illusione, potrebbe essere vero, nel senso che non hanno realmente così tanto potere e controllo come ci fanno credere. Infatti penso che potrebbe esserci un grande plot twist finale sui custodi del tempo, magari scoprendo che in realtà non esistono e chi sta controllando tutto è in realtà Kang, o comunque Kang è uno dei custodi del tempo. Una volta distrutta la TVA potrebbe infatti essere il grande nuovo cattivo delle prossime fasi dell'MCU. La serie infatti sembrerebbe un po' una fusione di Doctor Who, per via del tema del viaggio temporale, in quanto Loki viene chiamato criminale con una scatola blu, come il dottore con il TARDIS, e della seconda stagione di Umbrella Academy, nella quale vediamo anche lì un'agenzia che monitora il tempo avente una mascotta cartone animato. Direi un ottimo mix di due serie veramente stupende. Sicuramente ne vedremo delle belle. E si conclude così il primo episodio di Loki. Devo dire mi ha già incuriosito parecchio e le premesse sono veramente molto buone. Non vedo l'ora di scoprire di più su come svilupperanno tutta la trama sulle varie linee temporali e abbiamo già anche un po' di mistero. Infatti, secondo voi chi è il personaggio alla fine dell'episodio? Possibilmente Lady Loki? Tra l'altro, se non ve ne foste ancora accorti e andate subito a vedere, abbiamo finalmente una nuova immagine di copertina del canale! Fatta da niente di meno che la mia migliore amica Erika, che è un'artista veramente di super talento, vi consiglio di seguirla, vi ho lasciato nella descrizione del video tutti i link ai suoi contatti social, andatela a seguire. In ogni caso è un primo episodio veramente molto intrigante, o almeno a mio parere. Fatemi sapere voi cosa ne avete pensato dell'episodio nei commenti, tutte le vostre teorie, se avete trovato altri easter egg. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale così non vi perderete alcun video e ci vediamo presto per il prossimo episodio di Loki. Ciao! A villain. That's not how I see it. Was stepping off your path created a Nexus event, which left unchecked could branch off into madness, leading to another multiversal war.